Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo cappello. Io sono partita dall'alto e l'ho lavorato a righe fino alla falda. Come vedete, la particolarità di questo cappello sono appunto le righe, perché non si vede il cambio colore, rimane così pulito come piace a me. Per tutte le tecniche, che comunque vi spiego durante il video, trovate qui sotto nell'info box tutti i link ai video dedicati. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato e io ho scelto questo che è lo Splash della Tessiland. È un 100% poliamide poiché è un filato speciale creato apposta per costumi e comunque capi da mettere al mare. Infatti è resistente all'acqua di mare, ha un'asciugatura rapida, ha la solidità alla luce, quindi vuol dire che non sbiadisce, ed è resistente al lavaggio. In 50 grammi ci sono 175 metri. Qui consiglia di lavorarlo con un uncinetto del 3 o del 3,5. Io per avere una tensione corretta lavorerò con un uncinetto 2,5, comunque lì dipende dalla vostra mano e quindi dovete fare un piccolo campioncino per vedere con quale uncinetto vi trovate meglio. Inoltre avremo bisogno di un ago da maglia, un metro da sarta, un marcatore a lucchetto e come opzione un contagiri, ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. In un cerchio magico devo avviare 6 maglie basse. Se non sapete come si fa questo avvio, qui sopra e nel box informazioni vi lascio il link al video dedicato. Comunque è abbastanza semplice perché basta tenere il filo e avvolgerlo fra due dita. A questo punto si entra con l'uncinetto all'interno del cerchio, si pesca il filo e si fa una prima catenella. Questa non è la prima maglia, è solo la catenella iniziale. A questo punto si rientra nel cerchio, si pesca il filo e si crea la prima maglia bassa e poi ancora dentro il cerchio pesco il filo, seconda maglia bassa, entro, pesco, terza maglia bassa e vado avanti così fino ad avviare tutte e 6 le maglie basse. A questo punto devo chiudere il mio avvio, quindi tiro la codina e vedete si chiude il cerchio. Da adesso inizio il secondo giro lavorando a spirale, quindi non chiudendo tutte le volte i giri con le maglie bassissime, ma lavorando sempre a spirale. E nel secondo giro devo lavorare 2 maglie per ogni maglia sottostante, quindi devo fare tutti aumenti. Entro nella prima maglia e faccio la mia prima maglia bassa. Chiaramente la marco per sapere dove inizia e finisce il giro. Come abbiamo detto, io devo rientrare nella stessa maglia per poter creare appunto il cerchio, perché facendo così, aumentando tutte le volte, chiaramente mi si ingrandisce un cerchio perfetto, piatto. Quindi 2, poi nella prossima maglia altre 2, prossima maglia altre 2 e così fino alla fine per un totale di 12 maglie basse. Nel terzo giro devo lavorare una maglia bassa nella prima maglia bassa e un aumento, quindi 2 maglie basse nella seconda maglia bassa e ripetere questa sequenza per tutto il giro. Quindi tolgo il marcatore di inizio e fine giro, faccio la mia prima maglia bassa, la marco così non mi perdo l'inizio e fine giro e nella seconda maglia faccio l'aumento, quindi 1 e 2 e poi ripeto una maglia bassa sotto la prossima maglia bassa e l'aumento, quindi 2 maglie basse in quella seguente e vado avanti così per tutto il giro fino ad arrivare a 18 maglie basse. Nel quarto giro devo lavorare una maglia bassa sopra la prima maglia bassa, una maglia bassa sopra la seconda maglia bassa e un aumento, cioè 2 maglie nella stessa maglia bassa. Quindi devo ripetere questa sequenza fino alla fine del giro e vado avanti così aumentando sempre il numero di maglie. Comunque, per farvi capire meglio, vi lascio una grafica con tutto il riepilogo.
Ma per quanto dobbiamo andare a lavorare aumentando ad ogni giro sempre a spirale? Cioè, quanto deve essere ampio il nostro cerchio? È semplice. Con un metro da sarta dobbiamo prendere la circonferenza della nostra testa, che nel mio caso sono 56 centimetri. A questo punto dobbiamo andare ad applicare una regola di geometria. Infatti la regola dice che per sapere il diametro basta prendere il perimetro e dividerlo per pi greco. Il perimetro è appunto 56 centimetri, cioè la circonferenza della testa, che dobbiamo dividere per il pi greco, che è pari a 3,14. Quindi 17 centimetri, perché si prendono solo i numeri prima della virgola, è esattamente il diametro del nostro cerchio. Io però andrò a lavorare a righe alte circa 4 centimetri, e quindi adesso vi faccio vedere come faccio il cambio del colore per renderlo invisibile. Ok, sono arrivata a fare il cambio colore, quindi cosa faccio? Tolgo il marcatore di inizio e fine giro e sempre con il blu faccio una maglia bassissima. Poi cambio il colore, quindi vado a prendere per me il bianco e nella metà maglia, quindi prendendo solo il filo della V esterno, entro e faccio una maglia bassissima con il bianco. Questo per me sarà il mio primo punto per il cambio colore. Attenzione, questo giro che farò tutto a maglie bassissime, prendendo solo la costina esterna, quindi della V solo il filo esterno, non lo conteggerò come un giro vero e proprio, ma vedrete poi che ci sarà scritto cambio colore. Ecco, questo cambio colore, giro di cambio colore, in realtà è appunto questo che stiamo per fare. Quindi sempre con il bianco, mettendo la codina per fissarla, io la inserisco direttamente adesso nelle prime maglie e prendendo solo ed esclusivamente appunto un solo filo esterno della V, faccio tutto un giro a maglia bassissima. Finito anche il giro di cambio colore, sempre prendendo nella V il filo esterno, continuo ad lavorare a maglia bassa con gli aumenti, quindi qui riprendo proprio il conteggio dei vari giri con tutti gli aumenti. Ecco, ho finito il giro a maglia bassa con il bianco e vedete che così, con questo metodo, il cambio colore risulta proprio perfetto, pulito. Ok, ho lavorato per un diametro di 4 cm con il blu e poi una fascia di 4 cm col bianco. Chiaramente le sequenze di colore, le relative altezze delle fasce colore le decidete voi. Adesso vi faccio rivedere il cambio colore, quindi vado a togliere il marcatore di inizio e fine giro e faccio una maglia bassissima con il bianco. Poi cambio colore, prendo il blu e faccio una maglia bassissima entrando in costa, quindi nel filo esterno della V, come abbiamo fatto prima. Questa sarà la mia prima maglia bassissima del giro e poi proseguo sempre in costa lavorando tutte maglie bassissime. Finito il giro del cambio colore a maglia bassissima, riprendo a lavorare i giri a maglia bassa con gli aumenti, solo che in questo primissimo giro, anziché prendere tutti e due i fili della V, continuo a lavorare in costa retro. Chiaramente marco la mia prima maglia perché stiamo sempre lavorando a spirale.
Dal giro seguente proseguo prendendo tutte e due le V della maglia sottostante, chiaramente lavorando sempre a spirale e sempre con gli aumenti, fino ad arrivare a qualche giro prima del diametro di 17 centimetri, perché voglio poi andare a togliere i segni degli spicchi degli aumenti. Ok, mi mancano 2 giri per arrivare al diametro, all'ampiezza di 17 centimetri. Visto che non voglio che si vedano le punte degli spicchi, devo andare a fare gli ultimi 2 giri, gli aumenti, non nei soliti posti, questi, perché sennò comunque rimarrebbero gli angoli, ma li devo fare nel centro del lato. Quindi andrò a lavorare fino al centro e qui farò gli aumenti. Quindi qua, 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 qua e qua. Questa cosa lo faccio per gli ultimi 2 giri. Facendo così non viene proprio un cerchio perfetto, però ecco, non si vedranno più questi spigoli e quindi poi potrò procedere nel lavorare senza aumenti l'altezza del cappello. Sono arrivata a 17 centimetri di diametro. Adesso devo continuare a lavorare sempre nella stessa maniera per un'altezza pari a 17 centimetri. Questa volta però calcolati dal centro, quindi dal centro 17 centimetri di altezza. Sono arrivata a 17 centimetri di altezza del cappello, partendo a calcolare dal centro del cappello fino al bordo, e adesso devo iniziare gli aumenti per la falda. Per sapere come fare gli aumenti basta calcolare il numero delle maglie che abbiamo fatto nell'ultimo giro, nel mio caso sono 132, e dividerle per 6. A me dà 22. Cosa vuol dire? Che io devo lavorare in questo momento 21 maglie basse e nella 22esima fare l'aumento e continuare a lavorare 21 maglie basse e l'aumento per tutto il giro. Il giro seguente lo lavoro senza aumenti, quindi alterniamo un giro di aumenti con uno senza. Nel prossimo giro bisognerà fare gli aumenti, ma per non farli tutti sulla stessa fila e non creare quindi una falda a spicchi, gli aumenti dei giri di maglie pari, nel senso che prima abbiamo fatto 21 maglie basse e un aumento. Questa volta devo fare 22 maglie basse e un aumento. Siccome il numero 22 è pari, posso dividerlo solo all'inizio. Quindi cosa farò? Farò 11 maglie basse e un aumento e poi proseguo tutto il giro con 22 maglie basse e un aumento fino alle ultime 11 maglie basse, che insieme alle prime 11 fa 22. Comunque vi lascio una grafica per farvi capire meglio. Ho lavorato la falda in giri di aumenti alternati a giri senza aumenti per un'altezza di circa 7 cm. Chiaramente durante tutta la lavorazione del cappello vi conviene provarlo per verificare che il lavoro proceda bene. Per me è a posto così, quindi adesso taglio il filo e vi faccio vedere come chiudere il lavoro. Un consiglio che vi do chiaramente è negli ultimi 2 giri di lavorare senza aumenti, in maniera che così non ci siano segni visibili o gli spicchi. Per chiudere in maniera invisibile, quando arrivo a 2 maglie prima della fine del giro, lavoro una maglia bassissima, poi sfilo, infilo un ago da maglia e procedo con la chiusura invisibile in questa maniera. Rientro nella maglia di inizio e fine giro, vedete? Quella dove c'è il marcatore. A questo punto il marcatore lo possiamo anche togliere perché non ci serve più, e faccio passare l'ago. Poi rientro esattamente nella solina da dove esce il filo, così.
verso il retro. Chiudo l'asolina, la devo fare grande quanto tutte le altre, e poi vado a nascondere i vari fili all'interno del cappello. Vedete? In questa maniera l'inizio e la fine del giro non si vedono più, anche se abbiamo lavorato a spirale. Bene, come avete visto, realizzarlo è stato semplice. Io, per realizzare un cappello che va bene a una circonferenza di 56 cm, ho utilizzato circa 85 grammi fra bianco e blu. Chiaramente per taglie più grandi o più piccole vi dovete regolare di conseguenza. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!